Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo tarologico con i tarocchi interattivi astrologico per lunedì 7 aprile. Vediamo insieme quali saranno le prove da superare in questa giornata, dove il consiglio spirituale, l'azione e il consiglio degli arcangeli. Possiamo cominciare subito. La prima carta estratta è Mercurio, il pianeta della comunicazione, quindi ma è anche dei contratti, della tecnologia e in Pesci ci suggerisce che non dobbiamo per idealizzare qualche situazione o qualche persona. E infatti sono come prove da superare nel lavoro quotidiano, ma anche nei contratti, nelle comunicazioni, nei rapporti con i fratelli e sorelle, ma anche i rapporti con il lontano. E tutto questo riguarda anche gli studi superiori, soprattutto se si vuole intraprendere un avanzamento a livello, diciamo, professionale, o se si vuole intraprendere solamente anche una tecnica energetica che ci possa aiutare per superare le prove. E ora vediamo il consiglio, cosa è meglio per l'anima a livello spirituale. Se ti risuona il messaggio, fallo tu, scegli istintivamente. Dice che la consapevolezza della spiritualità per sperimentare definitivamente la tua fede, quindi abbandonarsi anche, diciamo, a qualcosa di più grande di noi può essere anche molto utile per determinare il successo, se abbiamo un sogno nel cassetto o per, diciamo, per un lavoro, un avanzamento. È sempre bene affidarsi alle correnti, diciamo, cosmiche molto più alte, molto più sottili rispetto alla materia. Cos'è meglio per l'anima a livello, diciamo, mentale? Noi sappiamo che i pensieri sono molto importanti, insieme ai sentimenti determinano la nostra realtà. E quindi tutto questo ci deve far scattare una molla di interesse se vogliamo costruire, diciamo, la nostra realtà. Quindi ascolta attentamente e se lo senti tuo mettilo in pratica. A livello mentale dice molti pensieri su il confidare sulla tua conoscenza psichica di tendenze nascoste. Forse questo vorrebbe dire anche significare che magari tu sei in contatto con qualcuno che, con cui vuoi condividere, diciamo, i tuoi sogni, magari che hai bisogno anche di qualche consiglio, naturalmente di una persona esperta, deve essere così anche nel settore. Mentre cosa è meglio per l'anima a livello fisico? Dice molte parole risultanti dalle indecisioni di o cosa riguardo una grande istituzione o di un evento travolgente. Questo progetto sicuramente sarà molto importante per te, quindi è molto importante anche che tu scelga con attenzione la persona con cui tu ti consigli per il tuo progetto, perché prima cosa deve essere esperta anche del settore del tuo progetto. Naturalmente bisogna parlare in maniera chiara, concisa, senza tanti fraintendimenti, senza tante anche idealizzazioni, perché i sogni comunque devono essere realizzabili per renderli concreti nella realtà manifesta. E ora passiamo anche a livello, diciamo, dell'azione, che cosa si può fare, il consiglio su come ti devi muovere. La prima ti dice comunica i tuoi sogni cercando l'unità con tutto ciò che è. Questo è veramente, sarebbe il massimo, perché affidarsi non solo alle nostre capacità, alle nostre diciamo risorse o ai nostri talenti, ma affidare in qualcuno in una dimensione più sottile è sempre il massimo per essere, diciamo, anche aiutati, sostenuti anche dalla fede. E ora come azione a livello mentale.
analizza la tua idealizzazione. Questo è molto chiaro come messaggio, il che è sempre molto prudente anche come consiglio, in quanto delle analisi che sono un po' così diciamo traballanti rischiano di non far decollare il tuo progetto. Mentre a livello fisico dice: lascia che la tua mente ti dica come si parte di qualcosa di straordinario e tieni nascosto il tuo coinvolgimento. Qui cosa consiglia a livello come azione nella tua vita quotidiana per le prove che abbiamo appena elencato? Di mantenere il silenzio, perché il silenzio a volte, ti faccio un esempio concreto, se tu hai un progetto e magari lo confidi a un amico, magari anche in buona fede, ovviamente, il tuo amico ti dice: ma guarda che con il mondo che corre forse non sarà il caso di cominciare questo progetto, ed ecco qui che tu perdi l'entusiasmo e rischi neanche di non partire con il progetto. E per questo bisogna mantenere anche diciamo, il potere del silenzio. Un'altra situazione in cui è sempre bene mantenere silenzio è perché le vibrazioni di chi ti volgono intorno o con cui tu ti confidi rappresentano molto anche come interferenza nella realizzazione del tuo progetto. Infatti spesso e volentieri anche persone poco evolute possono ritardare o addirittura annullare l'evento e della realizzazione del tuo progetto, perché c'è una logica contorta che dice: perché se a me